Nel cuore dell'Italia meridionale, tra le colline della Campania, nacque un uomo destinato a segnare per sempre la storia del cattolicesimo moderno. Il suo nome era Francesco Forgione, ma il mondo intero lo avrebbe conosciuto come Padre Pio da Pietrelcina. Una figura straordinaria, al tempo stesso amata e contestata, celebrata come santo e indagata come fenomeno inspiegabile. La sua vita, costellata di eventi soprannaturali, di sofferenze fisiche, di persecuzioni ecclesiastiche, di un'incredibile dedizione spirituale, continua ancora oggi ad affascinare milioni di persone in tutto il mondo. Padre Pio non fu soltanto un frate con le stigmate, fu un confessore inflessibile, un guaritore misterioso, un uomo dal cuore profondamente umano e insieme in contatto con dimensioni spirituali che sfuggono alla comprensione razionale. In un tempo segnato da guerre, crisi morali e spirituali, la sua figura si staglia come un punto di riferimento per la fede popolare, ma anche come una sfida per la Chiesa ufficiale, spesso divisa tra ammirazione e diffidenza. In questo viaggio ti racconteremo l'intera esistenza di Padre Pio, dall'infanzia segnata da visioni e malattie inspiegabili alla vocazione religiosa fino alla sua canonizzazione. Ripercorreremo gli eventi centrali della sua vita, analizzeremo i fenomeni mistici che lo hanno reso celebre, come le stigmate, le bilocazioni, le profezie, e metteremo in luce i suoi scontri con le autorità ecclesiastiche, i miracoli attribuiti alla sua intercessione e le migliaia di fedeli che ogni anno si mettono in viaggio verso San Giovanni Rotondo. Ma non ci limiteremo a narrare, cercheremo di capire, perché la figura di Padre Pio suscita ancora oggi tanta devozione e allo stesso tempo tante domande. È possibile comprendere razionalmente fenomeni spirituali che sfuggono alle leggi della natura? E cosa ci dice la vita di quest'uomo sulla sofferenza, la fede e la santità? Questo è un viaggio tra mistero, fede, storia e testimonianze. Un racconto profondo e documentato che va oltre il mito per esplorare la realtà di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella spiritualità del Novecento. Francesco Forgione nacque il 25 maggio 1887 in un piccolo borgo rurale del Sannio, Pietrelcina, allora parte del Regno d'Italia da poco unificato. Era un villaggio povero, immerso in un paesaggio aspro e silenzioso, dove la religione e la terra erano i due pilastri su cui si fondava l'esistenza quotidiana. I suoi genitori, Grazio Forgione e Maria Giuseppa Di Nunzio, erano contadini semplici e analfabeti, ma profondamente religiosi. In quella casa umile si respirava una fede austera e concreta, fatta di rosari, messe e lavoro. Sin da piccolo Francesco mostrò un carattere docile, introverso ma anche segnato da una sensibilità fuori dal comune. I genitori raccontavano che passava ore in silenzio davanti a un piccolo crocifisso e che spesso parlava di Gesù e della Madonna con una naturalezza disarmante. La madre ricordava che ancora prima di imparare a leggere imitava i gesti dei sacerdoti durante la messa e si ritirava in preghiera come un adulto. Era un bambino apparentemente fragile, ma dotato di una resistenza interiore sorprendente. Francesco iniziò fin da giovanissimo a vivere esperienze spirituali che non riusciva a spiegare. Parlava di visite angeliche, di presenze maligne che lo disturbavano durante il sonno, di lotte interiori che lo lasciavano esausto. Ma il più inquietante tra i primi segni fu la sua salute instabile. Malattie inspiegabili, febbri improvvise, debolezze ricorrenti. I medici locali non riuscivano a comprenderne l'origine. La madre, invece, era convinta che il figlio fosse toccato da Dio. All'età di 10 anni Francesco manifestò il desiderio di diventare frate. Lo disse ai genitori in modo sereno ma determinato. Non era un sogno infantile, era una vocazione profonda. La famiglia, pur tra mille difficoltà economiche, fece il possibile per assecondarlo. Il padre emigrò addirittura negli Stati Uniti per guadagnare i soldi necessari alla sua formazione.
un gesto che segnò profondamente Francesco e che rafforzò in lui il senso del sacrificio. Nel 1899, a soli 12 anni, iniziò la sua preparazione presso il seminario di Morcone e nel 1903, all'età di 15 anni, vestì per la prima volta l'abito francescano, entrando nel noviziato dei frati minori cappuccini a Morcone, in provincia di Benevento. In quell'occasione assunse il nome religioso di Fra Pio. Il nome era un omaggio a Papa Pio V, pontefice che aveva difeso strenuamente la Chiesa nel periodo della Controriforma, un segno, forse profetico, del ruolo che Padre Pio avrebbe avuto nel XX secolo, tra difesa della fede tradizionale e tensioni con la modernità. Durante gli anni di studio, Fra Pio si distinse per la sua intensa vita spirituale. La preghiera occupava quasi tutto il suo tempo libero e spesso si sottoponeva a penitenze corporali per condividere le sofferenze di Cristo. I suoi compagni e i superiori si accorsero presto che quel giovane frate era diverso, silenzioso, serio, assorto. Alcuni testimoni raccontano che già da quegli anni si verificavano strani fenomeni durante le sue meditazioni, luci, profumi e perfino visioni. Nel frattempo, però, la sua salute continuava a destare preoccupazione. Fra Pio era spesso costretto a tornare a casa, nella natia Pietrelcina, per curarsi. Soffriva di forti dolori intestinali, febbri misteriose, svenimenti improvvisi. Alcuni frati pensavano fosse malato di tubercolosi, ma nessuna diagnosi risultava definitiva. La realtà, come avrebbe ammesso più tardi lo stesso Padre Pio, era che quelle sofferenze erano parte integrante del suo cammino spirituale, prove, croci, anticipazioni di ciò che avrebbe vissuto più avanti. Nel periodo tra il 1905 e il 1909, la sua vita fu un susseguirsi di viaggi tra il convento e la casa natale, in bilico tra la formazione religiosa e i continui malanni. Eppure, in mezzo a tutte queste fragilità, il giovane Fra Pio cresceva in determinazione e fede, accettando ogni sofferenza come mezzo di redenzione. Racconterà più avanti che era proprio nelle notti di dolore, quando il corpo cedeva, che Dio gli parlava più chiaramente. La data del 10 agosto 1910 è una delle più importanti nella vita di Padre Pio. Fu in quel giorno che Francesco Forgione venne ordinato sacerdote nel Duomo di Benevento. Aveva solo 23 anni, un'età giovane per il sacerdozio, eppure giungeva a quel traguardo con un bagaglio spirituale maturo, temprato dalla malattia e da esperienze mistiche già profonde. Le cronache raccontano un giovane frate dall'aspetto esile e dallo sguardo penetrante, che celebrava la sua prima messa con una tale intensità da lasciare colpiti molti dei presenti. Fin da subito, la celebrazione dell'Eucarestia divenne per lui il centro della vita sacerdotale. Ogni messa, diceva, era una ripresentazione viva della passione di Cristo ed egli stesso pareva parteciparvi come un agnello sacrificale. Dopo l'ordinazione, Fra Pio tornò nuovamente a Pietrelcina per motivi di salute. Vi restò fino al 1916, isolato dal convento ma non dalla dimensione spirituale. Proprio in quel periodo si intensificarono le sue esperienze interiori. Apparizioni di Gesù, della Vergine Maria, dell'angelo custode, ma anche tentazioni demoniache, visioni terrificanti, grida e ombre che si manifestavano nella sua cella. Racconterà molti anni dopo di notti passate in preda a una lotta spirituale così intensa da farlo svenire o lasciarlo a terra esanime. In uno dei suoi scritti si legge: «Il demonio mi percuote, mi sbeffeggia, tenta di strapparmi la tunica e mi minaccia, ma l'angelo custode mi consola e mi protegge». Era in questo crogiolo di misticismo e sofferenza che si preparava il più grande evento della sua vita, la comparsa delle stigmate. Nel 1916 Fra Pio fu trasferito nel convento di San Giovanni Rotondo sul Gargano, in provincia di Foggia, una località remota ma destinata a diventare, grazie alla sua presenza, un centro spirituale conosciuto in tutto il mondo. Qui visse in un ambiente austero, povero, fatto di silenzio e preghiera.
Si dedicava con zelo alla confessione, alla guida spirituale dei confratelli e alla celebrazione della messa, che poteva durare anche 2 ore, tanto era intensa la partecipazione del frate alla passione di Cristo. E fu proprio a San Giovanni Rotondo, il 20 settembre 1918, che accadde l'evento destinato a segnare la storia della spiritualità cristiana del Novecento, la comparsa visibile delle stigmate. Quel giorno Padre Pio stava pregando in coro, inginocchiato davanti al crocifisso. In un momento di intensa contemplazione fu colpito da una luce improvvisa, come un raggio ardente. Quando riprese conoscenza, vide le sue mani, i piedi e il costato sanguinanti. Erano ferite perfettamente compatibili con quelle di Cristo crocifisso, profonde, dolorose ma incredibilmente pulite, prive di infezioni o pus, nonostante fossero esposte. Iniziava così un mistero che avrebbe attirato scienziati, medici, teologi e scettici da tutto il mondo. Le stigmate di Padre Pio erano le prime visibili e documentate scientificamente nel XX secolo e rimasero aperte sanguinanti per 50 anni, fino alla sua morte nel 1968. Nessun processo naturale riuscì mai a spiegare la loro persistenza, la loro pulizia o il fatto che non degenerassero mai in piaghe infette. Padre Pio ne soffriva in silenzio. Non amava parlarne. Cercava di nasconderle con guanti di lana o bendaggi e spesso pregava Dio di toglierle perché lo esponevano a troppe attenzioni. Scrisse in una lettera a un suo confessore: «Vorrei tanto non avere questi segni, non per paura del dolore, ma per l'umiliazione che mi provocano». La notizia delle stigmate si diffuse rapidamente e attirò su San Giovanni Rotondo l'attenzione di migliaia di pellegrini. Alcuni arrivavano per fede, altri per curiosità, altri ancora per dubitare. Padre Pio non cercava notorietà, anzi, spesso si mostrava infastidito dalla folla e si rifugiava nella cella immerso nella preghiera. La Chiesa inizialmente fu cauta. Furono inviati medici e teologi per studiare il caso. Alcuni scettici avanzarono ipotesi di autosuggestione o psicosi, altri parlavano di frode, ma le testimonianze mediche raccolte all'epoca erano inequivocabili. Le ferite non si chiudevano mai, ma nemmeno si infettavano. Non puzzavano eppure sanguinavano regolarmente, soprattutto il venerdì, giorno della Passione. Tra i tanti che lo visitarono in quegli anni ci furono militari reduci dalla Prima Guerra Mondiale, intellettuali, medici, sacerdoti, ma anche semplici contadini che testimoniarono guarigioni straordinarie, conversioni radicali e confessioni che cambiavano la vita. Padre Pio divenne, suo malgrado, un simbolo vivente del mistero della croce. Per Padre Pio le stigmate non erano una medaglia da ostentare, ma una partecipazione concreta alle sofferenze di Cristo. Egli stesso diceva: «Il Signore mi ha scelto per essere un crocifisso vivente». E non era solo una sofferenza fisica. Le ferite dell'anima, le umiliazioni pubbliche, i sospetti da parte delle autorità ecclesiastiche e i controlli incessanti erano anch'essi parte di quel calvario silenzioso che egli accettava come offerta per la salvezza delle anime. Il capitolo delle stigmate segna l'inizio di una nuova fase nella vita di Padre Pio, quella del sacerdote mistico, ma anche del confessore ricercato, del consigliere spirituale e del punto di riferimento per milioni di fedeli. Se le stigmate furono il segno più visibile della sua unione mistica con Cristo, la confessione fu il cuore nascosto ma pulsante del ministero di Padre Pio. È proprio nel confessionale che il frate cappuccino divenne per migliaia di persone e per decenni un medico dell'anima, un consigliere silenzioso e fermo, capace di smuovere le coscienze con poche parole. Fin dai primi anni a San Giovanni Rotondo, Padre Pio mostrò un'intensa dedizione alla confessione. Passava anche 12-14 ore al giorno nel confessionale, sia per gli uomini che per le donne, spesso a costo di un'enorme fatica fisica. Il suo atteggiamento non era mai banale. Non si limitava ad ascoltare e assolvere, ma penetrava nelle pieghe dell'anima di chi gli parlava, mettendo a nudo peccati nascosti, intenzioni non confessate, contraddizioni spirituali.
Molti fedeli raccontano che, anche senza aver mai incontrato Padre Pio prima, egli conosceva già le loro colpe, a volte sussurrate tra lacrime, a volte mai dette. Questo dono, chiamato in teologia lettura dei cuori o scrutatio cordis, fu riconosciuto da molti come un carisma spirituale eccezionale. Padre Pio non era un confessore tenero e questo lo distingue nettamente da altri santi. Spesso era brusco, talvolta persino duro. Rimandava indietro chi non era sinceramente pentito e non temeva di dire le cose in faccia anche con toni severi. Alcuni uscivano dal confessionale umiliati, ma quasi sempre con una rinnovata determinazione a cambiare vita. Per lui la confessione era un atto sacro, non un rito superficiale. Diceva: confessarsi non è andare dal dottore a farsi dare una medicina e poi continuare a vivere come prima. Se non si ha il vero dolore del peccato, è meglio aspettare. Eppure, nonostante il rigore, chi trovava il coraggio di affrontarlo con umiltà scopriva in lui una dolcezza profonda, una tenerezza paterna, una forza che risollevava. Le testimonianze legate alle confessioni con Padre Pio sono numerose ed è difficile scegliere tra le più straordinarie. Si racconta di atei convinti che dopo 5 minuti nel suo confessionale si convertivano, di criminali che decidevano di cambiare vita, di spiritualisti e massoni che si lasciavano dietro ogni convinzione dopo un incontro con lui. Una delle storie più celebri riguarda un ufficiale americano, dichiaratamente agnostico, che decise di confessarsi solo per accontentare la moglie. Padre Pio, senza conoscere nulla di lui, gli elencò dettagliatamente i peccati che l'uomo aveva commesso anni prima. Colpito nel profondo, l'ufficiale si confessò con lacrime vere, tornando poi ogni anno a San Giovanni Rotondo per ringraziare. In confessionale, Padre Pio viveva fuori dal tempo ordinario. Non guardava l'orologio, non si concedeva distrazioni, non prendeva pause se non per obbedienza o necessità fisica. Questa dedizione divenne presto leggendaria, ma lo logorava lentamente. I medici erano spesso preoccupati per la sua salute, ma egli rispondeva: «È Gesù che mi dà la forza. Non sono io a sopportare, è Lui che porta tutto». La fila per confessarsi da Lui poteva durare giorni. Alcuni aspettavano settimane per pochi minuti di colloquio, eppure nessuno se ne andava uguale a come era arrivato. Anche chi non riusciva a parlare con lui direttamente si sentiva toccato dalla sua presenza, come se qualcosa, in silenzio, stesse comunque operando nell'anima. Oltre a confessare, Padre Pio guidava spiritualmente moltissime persone. A volte lo faceva con poche parole scritte, altre con uno sguardo. Non accettava tutti come figli spirituali. Sceglieva con discernimento, intuendo chi fosse pronto ad affrontare un cammino serio. Ma chi veniva accolto come figlio spirituale poteva contare su di lui come su un padre vigile, presente anche a distanza. Molti raccontavano che Padre Pio li chiamava per nome anche se non si erano mai presentati. Altri, lontani centinaia di chilometri, lo vedevano apparire in sogno o in visione nei momenti più difficili, offrendo conforto o ammonizione. Se la santità di Padre Pio fu radicata nell'umiltà, nella sofferenza e nella preghiera, è anche vero che intorno alla sua figura fiorì una moltitudine di racconti straordinari e inspiegabili. Miracoli, guarigioni improvvise, bilocazioni, profezie e fenomeni mistici costellarono la sua vita, rendendolo un caso unico nella storia della Chiesa contemporanea. Nonostante le indagini ufficiali, le controversie e lo scetticismo, nessuno è mai riuscito a smentire in modo definitivo le testimonianze di coloro che furono testimoni o beneficiari di questi eventi. Sin dagli anni '20 cominciarono a moltiplicarsi le testimonianze di guarigioni inspiegabili attribuite a Padre Pio. I casi riguardavano malattie gravi o considerate terminali, tumori scomparsi, cecità curate, paralisi improvvisamente risolte, infezioni incurabili arrestate senza spiegazione. Molti dei miracolati affermavano di aver semplicemente ricevuto una benedizione da lontano, una preghiera o persino una semplice intenzione, accompagnata dalla richiesta di intercessione. Non pochi medici,
dopo aver visitato pazienti dati per spacciati, dovettero constatare con stupore il ripristino totale della salute, spesso senza alcun intervento clinico. Alcune di queste guarigioni furono documentate nei fascicoli dell'inchiesta canonica che portò alla sua beatificazione e canonizzazione. Un esempio celebre è quello di Giovanni Savino, colpito da una bomba durante la Seconda Guerra Mondiale. Rimasto cieco da un occhio e con l'altro gravemente danneggiato, fu visitato da Padre Pio, che gli disse: «Vedrai, vedrai». Poco dopo l'uomo riacquistò la vista, senza che la medicina potesse offrire alcuna spiegazione. Un altro fenomeno che accompagnava molti dei presunti miracoli era il profumo di Padre Pio, descritto come una fragranza intensa di fiori, in particolare di rose o violette, inspiegabile dal punto di vista naturale. Questo odore di santità, che non va confuso con una metafora letteraria, era spesso percepito da persone che non erano in presenza fisica del frate. Alcuni lo sentivano durante le preghiere, altri subito prima o dopo una guarigione. Il fenomeno era talmente diffuso da diventare oggetto di studio. Persino scienziati e religiosi tentarono di comprendere se vi fosse una causa fisiologica o ambientale, ma nulla risultò mai chiaramente riconducibile a cause materiali. Un'altra caratteristica che accese la devozione popolare verso Padre Pio fu il fenomeno della bilocazione, la presunta capacità di essere presente in due luoghi contemporaneamente. Numerose persone dichiararono di aver incontrato Padre Pio in momenti cruciali della loro vita, anche a centinaia o migliaia di chilometri da San Giovanni Rotondo, quando il frate non si era mai allontanato dal convento. Tra i casi più noti c'è quello del generale Cardona, militare italiano che durante la guerra riferì di aver visto Padre Pio apparirgli nella cella dove era prigioniero, incoraggiandolo alla preghiera e alla fiducia. Altri casi riportano visioni durante interventi chirurgici, sogni lucidi nei quali Padre Pio dava istruzioni, o visite misteriose avvertite come reali e tangibili. Queste presenze, spesso associate a guarigioni o conversioni improvvise, venivano interpretate come segni della missione spirituale universale di Padre Pio, che travalicava i confini fisici. Padre Pio mostrò anche un'intensa capacità di preveggenza. Egli non solo anticipava eventi personali, spesso indicando la data della morte di alcuni fedeli o la nascita di un figlio, ma fece anche osservazioni sulla situazione mondiale e sul futuro della Chiesa. È celebre la sua frase: «Il mondo è sulla soglia di un grande castigo», che molti interpretarono come una profezia sui conflitti mondiali o sulla crisi morale dell'umanità. Non mancarono anche predizioni più specifiche. Si dice che avesse previsto l'elezione di Papa Giovanni Paolo II molti anni prima, indicando in Karol Wojtyla un grande pontefice già quando era solo un giovane sacerdote. Anche dopo la morte, Padre Pio continuò a essere associato a eventi miracolosi. Le guarigioni attribuite alla sua intercessione si moltiplicarono e furono proprio due di esse, regolarmente documentate, a costituire i miracoli ufficiali necessari per la canonizzazione. Il primo riguarda una donna italiana guarita da una rara forma di meningite, mentre il secondo coinvolse un bambino gravemente malato di meningite fulminante e dichiarato in punto di morte. La madre si rivolse a Padre Pio con fervore e il bambino si risvegliò improvvisamente dal coma senza danni neurologici permanenti. Questi eventi furono sottoposti a verifica da parte di una commissione medica vaticana, che concluse l'assenza di spiegazioni scientifiche. Padre Pio, nei racconti del popolo e nei dossier del Vaticano, rimane uno dei santi più straordinari della modernità, non solo per la sua vita interiore e mistica, ma per i segni esterni che lo accompagnarono e che continuarono a manifestarsi anche dopo la sua morte. Padre Pio visse in un piccolo convento del Gargano a San Giovanni Rotondo, ma la sua fama varcò ogni confine geografico e sociale. La sua cella divenne il punto d'incontro di milioni di persone, da semplici contadini a papi, politici, scienziati, nobili, attori e intellettuali. In questo flusso umano variegato si riflette l'universalità della sua missione spirituale.
Alcuni giungevano in cerca di guarigione, altri spinti dalla curiosità o dal desiderio di verifica. Molti ne uscivano cambiati per sempre. Padre Pio aveva un legame speciale con la gente semplice. Nonostante la sua notorietà, preferiva il contatto con i poveri, i malati, i contadini, coloro che portavano con sé le fatiche quotidiane e un cuore privo di orgoglio. A loro riservava parole tenere, benedizioni discrete e spesso piccoli miracoli di speranza. Era facile per chi entrava nel suo confessionale percepire il suo dono. Vedeva nel cuore delle persone, sapeva leggere la coscienza, anticipava peccati non confessati. Questo spiazzava e commuoveva. Tante conversioni radicali iniziarono proprio lì, in quei pochi minuti trascorsi inginocchiati davanti a lui. Nel corso della sua vita, numerose personalità note cercarono di incontrare Padre Pio. Alcuni lo fecero in segreto, per discrezione, altri lo visitarono pubblicamente. Alcuni episodi sono entrati nella memoria collettiva per la loro intensità o il loro mistero. Tra i più noti, Giovanni Battista Montini, futuro Papa Paolo VI, seguì a distanza la vicenda di Padre Pio, difendendolo nei momenti di maggiore ostilità vaticana. Karol Wojtyla, il futuro Papa Giovanni Paolo II, da giovane sacerdote polacco visitò Padre Pio e gli affidò in preghiera una donna malata di cancro. Pochi giorni dopo la donna guarì in modo inspiegabile. Luigi Gedda, presidente dell'Azione Cattolica, fu un sostenitore riservato ma influente del frate. Giorgio Lapira, sindaco mistico di Firenze, si confrontò spiritualmente con lui. Principe Umberto di Savoia, erede al trono d'Italia, si fece ricevere da Padre Pio con grande rispetto. Molte altre figure del mondo dello spettacolo, dell'arte e della politica anche internazionale tentarono di avvicinarsi a lui, sebbene Padre Pio mantenesse sempre un atteggiamento di riservatezza e discernimento. Non si lasciava abbagliare dalla fama, ma anzi correggeva con fermezza chi si presentava con arroganza o intento superficiale. L'enorme attenzione che circondava Padre Pio attirava anche scettici, laici e critici, molti dei quali si recavano a San Giovanni Rotondo con l'intento di smascherare presunti inganni. Alcuni medici volevano osservare da vicino le stigmate, altri contestavano i fenomeni mistici, ritenendoli frutto di suggestione collettiva. Nonostante tutto, diversi di questi osservatori lasciarono il convento profondamente turbati, talvolta convertiti, altre volte silenziosi. Non pochi, pur non riconoscendo il carattere soprannaturale degli eventi, rimasero colpiti dalla coerenza e dalla santità evidente del frate. Nonostante fosse malato e stanco, Padre Pio cercava di accogliere ogni persona con il tempo e l'energia che gli erano concessi. Era consapevole del ruolo che gli era stato assegnato e affrontava ogni incontro con responsabilità spirituale. Spesso diceva: «Il mondo potrebbe stare anche senza il sole, ma non può stare senza la Santa Messa». E proprio durante la celebrazione dell'Eucarestia, molti fedeli, noti o sconosciuti, si sentivano profondamente toccati. In questo mosaico di umanità, Padre Pio si mostrò sempre fedele al suo carisma: servire Dio attraverso il dolore, la preghiera e l'ascolto. Ogni incontro per lui era un'occasione per portare le anime più vicine alla verità. Se la vita dei santi è spesso costellata da sofferenze spirituali, quella di Padre Pio fu segnata da una lunga e dolorosa persecuzione interna, proveniente proprio da quell'istituzione che lui serviva con tutto se stesso, la Chiesa. Fu osservato, studiato, controllato, accusato, messo a tacere, eppure non smise mai di obbedire. Fin dai primi anni in cui iniziarono a manifestarsi fenomeni mistici come le stigmate, i profumi inspiegabili, le bilocazioni o le guarigioni, il Vaticano guardò con estrema prudenza, se non diffidenza, Padre Pio. Il timore di truffe, esagerazioni popolari o persino di fanatismo fu molto forte. Erano tempi in cui la Chiesa era particolarmente attenta a evitare scandali legati a presunti miracoli.
Molti alti prelati non vedevano di buon occhio la devozione crescente attorno al frate del Gargano, le folle crescenti che si recavano a San Giovanni Rotondo, le lettere di guarigioni straordinarie, la fama che oltrepassava i confini nazionali sembravano troppo popolare, troppo poco controllabile, troppo straordinario. Nel 1923 giunsero i primi interventi ufficiali. Il Sant'Uffizio, l'attuale Congregazione per la Dottrina della Fede, inviò ispezioni, raccolse testimonianze e documentazioni. Iniziarono i controlli medici. Alcuni dottori affermarono che le stigmate erano autentiche, altri le considerarono autoindotte o psicosomatiche. L'ambiente era diviso. Nel 1931 la decisione più dura. Padre Pio venne privato del diritto di celebrare la messa in pubblico, di confessare, di ricevere i fedeli. Fu un colpo tremendo. Per un sacerdote mistico, la privazione dei sacramenti fu una vera e propria crocifissione spirituale. Ma Padre Pio accettò in silenzio, senza proteste pubbliche, senza dichiarazioni. Continuò a pregare, a soffrire, a confidare nella giustizia di Dio. Diceva spesso: accettiamo con amore ciò che ci viene da Dio, anche quando ci fa soffrire. Molti degli atti ufficiali che colpivano Padre Pio furono segreti. Alcuni cardinali, preoccupati per la sua influenza, inviarono relazioni molto critiche alla Santa Sede, accusandolo di fanatismo, manipolazione, teatralità. Addirittura ci fu chi lo accusò di intrattenere relazioni inappropriate con alcune donne devote, insinuazioni mai provate e smentite da chi lo frequentava ogni giorno. Alcune lettere inviate al Vaticano da frati del suo stesso convento furono pesantissime. L'ambiente è spesso diviso tra chi lo sosteneva con convinzione e chi lo vedeva come una minaccia o una fonte di divisione interna. Alimentava continue tensioni. Durante gli anni in cui gli fu vietato l'esercizio del ministero pubblico, Padre Pio non si lamentò mai con i fedeli. Continuò a vivere con umiltà, sottoponendosi alle autorità ecclesiastiche. Il suo atteggiamento divenne, paradossalmente, una delle prove più forti della sua santità. Molti fedeli rimasero accanto a lui, mentre altri, disorientati, si allontanarono. Eppure il suo carisma non venne mai meno. Alcuni teologi affermarono che la forza di Padre Pio fu proprio nella sua obbedienza silenziosa, nella disponibilità a soffrire ingiustamente per amore della Chiesa. A partire dalla fine degli anni 30 le restrizioni iniziarono gradualmente ad allentarsi. Le relazioni più equilibrate, le testimonianze positive, ma soprattutto la perseveranza e coerenza del frate convinsero anche i più scettici della sua sincerità e rettitudine. Nel dopoguerra, con l'aumento esponenziale della devozione popolare e la fondazione della Casa Sollievo della Sofferenza, il clima mutò. Anche le gerarchie ecclesiastiche più alte iniziarono a vedere in lui un testimone credibile e coerente del Vangelo. Padre Pio portava sul corpo le ferite di Cristo, ma le portava anche nell'anima. Le accuse, i sospetti, i provvedimenti disciplinari furono forse più dolorosi dei suoi segni visibili. Eppure la sua grandezza fu proprio nel modo in cui affrontò tutto questo. Mai cercò vendetta, mai rispose al male con il male, mai utilizzò il suo potere spirituale per umiliare chi lo aveva attaccato. Quando gli chiedevano conto delle sue sofferenze, rispondeva solo con la parola fiat, sia fatta la volontà di Dio. Se le stigmate, le confessioni interminabili, i fenomeni mistici e le persecuzioni ecclesiastiche delineano il profilo spirituale e interiore di Padre Pio, la Casa Sollievo della Sofferenza è l'opera che ne incarna la missione terrena. Un ospedale moderno, voluto e realizzato in una terra povera e difficile, diventato simbolo vivente del suo amore per i malati e della sua idea di fede che si traduce in azione concreta. Sin dai primi anni a San Giovanni Rotondo, Padre Pio si rese conto che la popolazione locale viveva in condizioni di estrema povertà, senza accesso a cure mediche adeguate. I malati, spesso abbandonati a loro stessi, erano costretti a percorrere lunghi chilometri per ricevere un minimo di assistenza. Per lui la compassione non poteva limitarsi alla preghiera. Serviva un'opera tangibile, un luogo dove la sofferenza potesse incontrare non solo conforto spirituale, ma anche sollievo fisico.
Così maturò in lui il desiderio di fondare un ospedale che unisse medicina e fede, scienza e carità, tecnologia e misericordia. La costruzione di un ospedale moderno a San Giovanni Rotondo, in una zona poverissima del sud Italia del dopoguerra, sembrava utopica. Mancavano i fondi, le infrastrutture, i professionisti. Eppure Padre Pio non si arrese. Disse: «I malati sono Gesù e a Gesù non si nega nulla». Nel 1940, con l'aiuto di alcuni collaboratori fidati, iniziarono i primi progetti. L'iniziativa fu accolta con entusiasmo dai devoti di tutto il mondo, che iniziarono a donare offerte anche piccolissime. L'obiettivo era chiaro: dare ai poveri ciò che normalmente era riservato ai ricchi. La posa della prima pietra avvenne il 19 maggio 1947. Padre Pio benedisse il terreno e affidò l'opera alla Madonna. Il cantiere divenne subito un punto di riferimento spirituale per il paese. Ogni giorno, tra preghiere e lavoro, si respirava un senso di partecipazione collettiva. Medici, ingegneri, muratori e volontari offrivano il loro contributo, spesso senza chiedere nulla in cambio. Nel 1956, dopo quasi 10 anni di sforzi, venne finalmente inaugurata la Casa Sollievo della Sofferenza, alla presenza delle autorità e di migliaia di fedeli. Era un ospedale all'avanguardia, con strumentazioni moderne, un'organizzazione innovativa e una visione umana e spirituale dell'assistenza sanitaria. Padre Pio definiva la Casa Sollievo una cattedrale della carità. Non un ospedale come gli altri, ma una comunità guidata dalla compassione, dove i medici dovevano curare non solo i corpi, ma anche le anime. Il paziente era visto come una persona, non un numero o una malattia. Fu uno dei primi a sostenere l'integrazione tra scienza medica e supporto spirituale. Nei corridoi dell'ospedale c'era spazio per la tecnologia più avanzata, ma anche per la preghiera, per il conforto, per l'ascolto. Medici e infermieri erano scelti non solo per le loro competenze, ma per la loro umanità. La Casa Sollievo della Sofferenza è oggi una delle strutture sanitarie più importanti d'Italia e d'Europa, un centro d'eccellenza riconosciuto a livello internazionale per la ricerca e la cura in molteplici discipline mediche. Accoglie migliaia di pazienti ogni anno, molti dei quali in condizioni economiche difficili, mantenendo lo spirito originario voluto da Padre Pio. L'opera non è solo un ospedale, è diventata un simbolo vivente della fede operosa. Per tanti credenti, visitare la struttura equivale a fare un pellegrinaggio. In ogni stanza, in ogni gesto del personale, si avverte l'eredità spirituale del frate cappuccino. Padre Pio non era un uomo d'affari né un imprenditore, eppure con tenacia, preghiera e fede incrollabile riuscì a realizzare un sogno che sembrava impossibile. La Casa Sollievo non è solo un ospedale, è un atto d'amore concreto verso l'umanità sofferente. Ancora oggi, chi entra in quell'edificio percepisce che lì la sofferenza non è abbandonata, ma accolta. Non è condannata, ma accompagnata. Non è temuta, ma trasformata. Dopo una vita segnata da preghiera, sofferenza, miracoli e incomprensioni, gli ultimi anni di Padre Pio furono segnati da una lenta ma inesorabile consunzione fisica. Il corpo, che per decenni aveva portato i segni della passione, si indeboliva. Eppure la sua mente e la sua anima rimasero lucide fino all'ultimo respiro. Attorno a lui una folla sempre più grande di fedeli, pellegrini, devoti e curiosi che continuavano ad arrivare da ogni parte del mondo. Negli anni 60 Padre Pio era ormai una figura pubblica, anche se continuava a vivere in clausura a San Giovanni Rotondo. Nonostante l'età avanzata e la salute compromessa, soffriva di numerose patologie, tra cui un'asma cronica e dolori ossei intensi. Continuava a confessare, a celebrare la messa e a ricevere i malati. I medici erano spesso sconcertati dalla resistenza del suo fisico, che sembrava reggersi solo sulla forza della fede. Dormiva pochissimo, mangiava poco e si spostava con grande difficoltà, ma non rinunciava ai suoi impegni spirituali. Uno degli eventi più misteriosi accadde poco prima della morte.
Le stigmate che aveva portato ininterrottamente dal 1918 scomparvero improvvisamente. La pelle delle mani e dei piedi tornò integra, senza cicatrici visibili, senza alcuna spiegazione medica plausibile. Molti videro in questo fatto un segno del compimento della sua missione. Le ferite, simbolo della sua unione mistica con Cristo, non erano più necessarie. Era pronto a lasciare la terra. Il 22 settembre 1968 Padre Pio celebrò la sua ultima messa. Era il giorno in cui si commemorava il 50° anniversario delle stigmate. Sembrava già profondamente provato. Alcuni raccontano che in quei momenti fosse malinconico ma sereno. Nella notte tra il 22 e il 23 settembre morì nella sua cella. Erano circa le 2:30 del mattino. Aveva 81 anni. La notizia della morte fece il giro del mondo. A San Giovanni Rotondo accorsero decine di migliaia di persone. Le sue esequie furono un evento imponente, partecipato con profondo raccoglimento. Nonostante gli anni di diffidenza e le controversie, ormai era percepito da tutti come un santo vivente. Le autorità ecclesiastiche si mostrarono rispettose, ma ancora prudenti, eppure il popolo non aveva dubbi. Padre Pio era già beato nei cuori, anche se la Chiesa avrebbe impiegato anni per riconoscerlo ufficialmente. Dopo la sua morte, il culto verso Padre Pio si diffuse in modo esplosivo. Migliaia di grazie e presunti miracoli vennero attribuiti alla sua intercessione. Le testimonianze arrivavano da ogni parte del mondo: guarigioni inspiegabili, conversioni improvvise, apparizioni in sogno o in bilocazione. Nel 1999 Papa Giovanni Paolo II, che lo aveva conosciuto personalmente da giovane, lo proclamò beato. 3 anni dopo, nel 2002, fu canonizzato come santo davanti a una folla immensa riunita in piazza San Pietro. Durante l'omelia il Papa disse: «Padre Pio è stato generoso dispensatore della Divina Misericordia, disponibile per tutti attraverso l'accoglienza, la direzione spirituale e specialmente l'amministrazione del sacramento della penitenza». Oggi San Pio da Pietrelcina è uno dei santi più venerati nel mondo cattolico. Milioni di pellegrini visitano ogni anno San Giovanni Rotondo, dove il suo corpo riposa in un santuario a lui dedicato. La sua figura è oggetto di devozione popolare, studi teologici, documentari, film e romanzi. Ma al di là del folklore o della mitizzazione, ciò che resta è l'immagine di un uomo semplice, tormentato e profondamente umano, che ha saputo trasformare il dolore in speranza, la sofferenza in amore, la fede in servizio. La vita di Padre Pio non si è esaurita con la sua morte nel 1968, anzi, per milioni di fedeli è cominciata una nuova fase, quella del legame spirituale con un santo che sembra vivo ancora oggi, nei cuori, nei racconti, nei luoghi, nelle invocazioni. Più di mezzo secolo dopo la sua scomparsa, la figura di San Pio da Pietrelcina continua a esercitare un fascino profondo, capace di parlare tanto al devoto quanto allo scettico. Nel pieno del XXI secolo, in un mondo segnato da scetticismo, relativismo e crisi di senso, Padre Pio rappresenta una spiritualità incarnata e concreta, che non rifugge dal dolore ma lo abbraccia, che non offre risposte facili ma invita alla perseveranza. La sua figura non è quella di un mistico astratto, ma di un uomo che ha vissuto in mezzo alle contraddizioni della carne, tra estasi e sofferenza, tra persecuzione e riconoscimento. Questo lo rende vicino a chi oggi cerca nella fede una guida reale, umana, tangibile. Le sue parole, semplici ma taglienti, parlano di conversione, di perdono, di amore disinteressato, di lotta contro il male. E non solo il male metafisico, ma anche quello quotidiano. L'egoismo, l'indifferenza, la freddezza verso gli altri. Nonostante i numerosi studi, le verifiche mediche e le indagini teologiche, alcuni aspetti della sua esistenza restano immersi nel mistero. Le stigmate, le bilocazioni, i miracoli, le confessioni in cui conosceva i peccati non detti. La Chiesa ha riconosciuto il soprannaturale nella sua vita, ma ha lasciato margine alla discrezione personale nel come interpretarlo. Eppure,
Forse è proprio questo alone di mistero a renderlo ancora più vicino all'uomo contemporaneo. In un'epoca che pretende di spiegare tutto, Padre Pio ci ricorda che non tutto è misurabile, che l'invisibile può toccare la realtà e trasformarla, che la fede non è solo un atto mentale, ma un incontro vivo con l'inspiegabile. La vita di Padre Pio interpella tutti. Ai credenti chiede coerenza, preghiera, conversione del cuore. Ai dubbiosi suggerisce di non fermarsi alle apparenze. Ai sofferenti offre un senso, ai lontani un richiamo. Ma più di tutto, ci ricorda che anche un uomo solo, chiuso in un convento remoto, può cambiare il mondo con l'arma della fede.